Ciao a tutti ragazzi e ben trovati su MTB Mag. Io sono Marco Tognolo e questo è un video su una bici bomba, c'è una vera novità, la vedete qua dietro di me, o meglio non la vedete ancora, eccola qui, si tratta della Trek Fuel EXI, cioè elettrica. Ditemi la verità, non sembra una bici elettrica, infatti il motore non si vede, o meglio si vede a malapena, soprattutto non si vede dalla parte della trasmissione. Si tratta del nuovo motore TQ, che è un marchio tedesco specializzato in robotica. Eccolo qua adesso il motore, vedete quanto è piccolo, motore con una potenza massima di 50 Nm abbinato a una batteria di 360 Wh. Adesso mi direte, di nuovo una bici elettrica leggera, la solita solfa che non spinge, non va. Beh, questo motore ha due particolarità che ho notato durante il mio test. Innanzitutto è super silenzioso, ma questo ve lo farò vedere fra poco, e secondo è il motore più naturale che io abbia mai provato, cioè la spinta sui pedali è veramente come quella su una bici senza motore. Ma prima di arrivare al motore guardiamo un po' la bici. Telaio full carbon, 150 mm di escursione all'anteriore, 140 al posteriore, una geometria molto moderna. Questa è una taglia L con un reach di 480 mm, un angolo sella di 77 gradi in posizione low. Qua c'è un mino link, cioè un flip chip, viene consegnata in posizione low, io così l'ho lasciata perché va benissimo. Un angolo sterzo di 65 gradi e un carro, cioè foderi bassi lunghi 440 mm. Le assistenze sono 3 e vengono gestite da questo comando remoto veramente piccolo con bottone walk, se uno tiene premuto quello alto o lungo. Il display invece lo vedete qui, è posto sul tubo orizzontale e ha diverse schermate, fra cui quella che mostra il watt messi dal rider e quelli dal motore, poi il chilometraggio e la media oraria, ovviamente la batteria e poi la batteria in dettaglio, quanto sarebbe il tempo rimanente, anche se questo è un valore un po' aleatorio, e i chilometri che uno potrà ancora fare. Dai miei video e test precedenti sapete che ho provato sia la Specialized Turbo Levo SL sia l'Orbea Rise con motore Shimano depotenziato, e entrambe hanno delle peculiarità che mi sono piaciute, però entrambe sono piuttosto rumorose. Questo invece no. Come è possibile? È possibile grazie al sistema di TQ detto anello a perno armonico, cioè è un sistema concentrico, è più facile da spiegare attraverso questa animazione che vedete qua in sovraimpressione piuttosto che dirvelo a parole. Questo significa che non ci sono cinghie, che non ci sono ingranaggi rumorosi. Infatti questo motore è più silenzioso sia del motore della Turbo Levo SL sia del motore della Rise, Orbea Rise. TQ può sembrare un marchio completamente nuovo ai più, fa anche rima, ma è il marchio che ha sviluppato il motore Fly-On, quello che usava Highbike, ed è il motore più potente in assoluto perché sprigiona ben 120 Nm, anche se non è certo silenzioso e ricorda un po' una lavatrice per le sue dimensioni veramente enormi. La Fuel EXI che vedete qua è quella top di gamma, quindi dotata di sospensione con sistema Airwitz, cioè vale a dire che si possono tarare secondo i propri criteri e poi basta controllare il LED che è qui sotto, adesso qua è un po' appannato perché ho lavato la bici. Se lampeggia rosso vuol dire che non è il settaggio che uno ha scelto, se invece è verde è tutto a posto. Lo stesso sistema si trova sulle valvole delle gomme per quanto riguarda la pressione delle gomme. Se il LED è verde vuol dire che è la pressione che abbiamo scelta, se è rosso e lampeggia velocemente vuol dire che è troppo gonfia, se lampeggia lentamente rosso vuol dire che è poco gonfia. Il tutto è settabile attraverso l'app di SRAM se uno volesse, però esiste anche un'app di Trek per questa nuova bici che purtroppo non ho potuto provare l'app, però vi faccio vedere alcune schermate qua in sovraimpressione per farvi capire che si può cambiare l'assistenza del motore a seconda dei propri desideri, si possono poi vedere le tracce dei propri giri, si può poi tarare la bici appunto secondo il sistema che vi ho appena detto. Insomma è un'app bella completa. Esiste poi un'app anche di TQ, anche quella non l'ho potuta vedere perché non è online prima del lancio di oggi, cioè del 12 luglio 2022, però potete guardarla oggi tranquillamente scaricandola sui vari store. Il modello top di gamma di Trek è una vera bomba, vedete qua per esempio il manubrio integrato Ray Shop Limited con tanto di multitool integrato
nella serie sterzo, nel tubo canotto anzi. Questo multitool fra l'altro ha anche un bel smagliacatene, cosa che in pochi hanno. Multitool che viene comodo per togliere la batteria, infatti la batteria è rimovibile facilmente, adesso ve la farò vedere. Estrarre la batteria è molto semplice, basta una chiave a brugola del 4, quindi svitare prima la protezione qua sotto il movimento centrale, togliendo l'unica vite che trovate, sfilare la protezione, dopodiché togliere lo spinotto dalla batteria, operazione molto semplice, lo spinotto ha una chiusura di sicurezza, svitare la seconda vite che si trova qua sopra nel tubo obliquo, questa tiene ferma anche lei la batteria. Tra l'altro vi devo dire che la batteria non sbatacchia per niente nel tubo, quindi la bici è molto molto silenziosa. Fatto questa operazione si sfila la batteria, qua c'è una maniglia fatta apposta per aiutare l'operazione, eccola qui, questa è la maniglia, qua vedete la presa per attaccare il caricabatterie, è la stessa presa che c'è poi qua sopra il tubo obliquo, quando uno vuole ricaricare la bici senza staccare la batteria. Il motivo della posizione della presa qua su è semplice, cioè al posto della borraccia che io ho qua è disponibile anche un range extender da 160 watt ora che quindi completa la potenza della batteria, 360 più 160 fa 520. La batteria pesa 1850 grammi, a cui vanno aggiunti i 1830 più o meno del motore per raggiungere un peso totale del sistema di 3900 grammi. Uno volendo può anche girare senza batteria, però su questo modello diventa complicato perché la trasmissione elettronica XS è alimentata proprio da questa batteria, ma adesso ve la faccio vedere. Prima reinseriamo la batteria, operazione ovviamente molto semplice, è il contrario di quello che abbiamo fatto prima. Si reinserisce nel tubo obliquo, si avvita tutto e il gioco è fatto. Così se uno non ha la presa in cantina o in garage può portare la batteria su in casa e caricarla. Vi parlavo del deragliatore posteriore alimentato dalla batteria, questo è un XS, quindi normalmente senza cavi, qua il cavo va qua dentro, praticamente abbiamo un adattatore, vedete che si stacca, questo è di solito dove uno mette la batteria, quindi volendo uno potrebbe anche staccare il cavo e usare tutto wireless, però diciamo che non c'è un gran motivo. L'unica cosa ovviamente è che se la batteria si scarica direte però si scarica anche, cioè non si riesce più ad usare la trasmissione. Beh, Trek dichiara che ci sono circa 200 cambiate rimanenti quando uno ha scaricato del tutto la batteria. Sempre per quanto riguarda la trasmissione, vedete che abbiamo anche un guida catena E13 integrato nel telaio, quindi tutto molto pulito. Lo stesso vale anche per l'integrazione del carterino per evitare che lo sporco vada a tritare il carro con il triangolo anteriore. Siamo sul sentiero che dalla Folcola di Livigno va verso il passo del Bernina, infatti guardate qua di fronte a voi, ecco il ghiacciaio del Bernina. Ho fatto più o meno 600 metri di dislivello, tutti in eco, e ho consumato, vediamo, ho consumato il 34% di batteria, però devo dire che ho anche fatto circa 20 km. Adesso rimetto sulla mia schermata preferita, che è quella che fa vedere la mia potenza rispetto a quella del motore. A proposito, accendiamolo, che era 0. La bici, così come la vedete, quindi in taglia L, senza pedali, pesa 19 kg sulla nostra bilancia, considerando che non è montata leggera, cioè ha delle gomme da trail belle robuste, ha dei cerchi in carbonio non da cross country, cioè è un montaggio veramente trail. Direi che è un peso di tutto rispetto. Se non sentite nessun rumore è perché proprio il motore è silenzioso, forse sentite un po' lo scricchiolio del movimento centrale, dovrei lavarla. La geometria mi piace un sacco perché in salita, grazie all'angolo sella di 77 gradi, si va su per i bricchi senza problemi. In discesa, per esempio qua che è abbastanza veloce, l'angolo sterzo aperto dà veramente sicurezza. Coadiuvato ovviamente da delle grandi sospensioni, perché bisogna dire la verità, queste nuove RockShox Ultimate sono veramente ottime. Potete leggere il test dedicato che ho fatto un mesetto fa. Vediamo adesso come va sul tecnico in salita. Sono in modalità eco, quindi devo metterci del mio. Qua spingo per bene, se guardo il display ho dentro tipo 300 watt, in bici ne ha dentro 300. Infatti più o meno, visto che in modalità eco la bici mette un terzo dei watt che ci metto io. Ecco qua per esempio, ripido, con gradino, trazione ottima. D'altronde lo sapete dai miei altri test della Trek, il sistema APB è fantastico,
perché copre veramente bene il terreno e in discesa mangia via tutto. Sentite col fiatone, questa è una light e-bike ragazzi, quindi se la comprate dovete essere un po' allenati, altrimenti non andate da nessuna parte. Un po' di allenamento fa bene e questa bici vi ricompenserà con delle prestazioni in discesa che una normale e-bike, cioè una full e-bike, non vi darà mai, perché proprio per via del peso. Vi parlavo della pedalata naturale, infatti quando spingo, ma soprattutto quando vado fuori sella, poi ve lo farò vedere ancora meglio, non c'è quell'accelerazione fastidiosa di tutti gli altri motori, ma tutti, Shimano compreso, che fa trovare il rider poi a frullare dopo poche pedalate. Non è il caso di questa bici. L'autonomia ovviamente è quella che è. Per esempio ho fatto in modalità trail, quella intermedia, il famoso tour dell'Alpisella e della Valtrela, sono circa 1000 metri di dislivello con tanti pezzi ripidi e diciamo che sono arrivato col 23% alla base a casa, quindi ho consumato un bel po', però in modalità trail, ripeto. Quindi se uno spinge bene sui pedali in eco come sto facendo io, il giro praticamente secondo me si raddoppia, si dovrebbe arrivare a 1800 senza grandi problemi, ovviamente faticando di più. Vi ricordo che tutti i miei giri li trovate su Training Camp, con l'app potete tracciare anche i vostri giri, fra poco potrete anche navigarli anche sul Garmin. Scaricate l'app, è gratuita e fatemi sapere cosa ne pensate. Se volete seguirmi per vedere anche questo giro, io sono Marco su trainingcamp.it. Inizia la discesa verso la Val Minor, verso diciamo Pontresina. Guardate che spettacolo ragazzi, questo cric crack è dovuto al multitool che ballonzola un po' dentro il tubo della forcella. Questa bici ha un vantaggio rispetto diciamo a una senza motore, che ha quel po' di peso in più, quei 3-4 chiletti che la rendono più stabile sullo scassato. Qua pieno di sassi, tra l'altro, discesa abbastanza tosta. Grazie. Bello, bello, guarda come si guida bene sta bici, anche nello stretto, nel lento. Tra l'altro i freni sono degli SRAM Code, i code funzionano, ragazzi, non sono i G2, quindi diciamo che vanno bene su questo tipo di bici. Qua sul tecnico abbastanza piatto, la spinta del motore non dà fastidio, cioè nel senso va proprio bene, perché così evito di impuntarmi troppo. Per esempio guardate qua, pietraia, da un po' di spinta, voilà. Qua siamo al secondo lago, magnifico. Qualche dettaglio interessante, come per esempio il tubo sella da 34,5, questo dà rigidità a tutto, soprattutto il reggiseno telescopico, che si trova quindi con un tubo telescopico più grande e più rigido. Poi guardate, le pedivelle sono delle E13 in carbonio anch'esse, molto molto massicce. Se togliamo il quick release della ruota posteriore del perno, troviamo dentro una chiave esagonale, quindi per rimetterla a posto basta metterla lì, e poi è magnetica. Gomme e cerchi sono di Bontrager, queste sono le gomme S5 Team Issue da 2 pollici e mezzo, 29, fra l'altro non mi ricordo più se vi ho detto che questa bici è una 29 pollici. Ha però la possibilità di montare al posteriore una 27,5, in quel caso bisognerà spostare il mino link, quindi il linkage qua, sulla posizione high, quindi volendo può diventare una mallet. Parlavo dei cerchi che sono Bontrager in carbonio con canale interno da 30 mm, molto, direi molto massicci, ma allo stesso tempo non troppo rigidi da diventare scomodi. Parlando delle gomme, mi piacciono molto perché comunque hanno un bel grip ma scorrono anche bene. Tra l'altro le ho montate, almeno ho montato davanti la S5 anche sulla bici da enduro all mountain, proprio per questo motivo, perché ha un bel grip, però appunto scorre bene. L'unica cosa è che si consumano abbastanza in fretta. Guardate qua dove stiamo andando adesso, la bici con le sue sospensioni non ha nessun problema su tutti questi sassi che per fortuna sono conficcati nel terreno, quindi si riesce a farli andare più o meno
bello. Insomma, questo è un sentiero abbastanza trialistico. Se volete quello più facile, prendete la mia altra traccia che dice Parla del Bernina, perché qua vedete che spesso e volentieri ci sono queste distese di sassi che veramente rendono l'avanzare complicato. Quello che questa bici non può fare è passare sopra i vitelli. Ciao, giovinotto, anzi neanche giovinotto, nella mucca. Una vista che fa sempre bene al morale, il ghiacciaio del Bernina bello bianco, imponente con tutti i seracchi, guardate che spettacolo. Sto tornando verso Livigno, sono nella Val del Fain. Su questa salita poi posso farvi vedere come il motore non accelera in maniera smodata, guardate, sempre in modalità eco, salgo in piedi, spingo, ma riesco a rimanere sul rapporto che ho appena messo, quindi un po' più duro, senza però che mi acceleri troppo. Cioè veramente naturale. Il rumore del motore in modalità eco su una salita direi di circa il 15%. Cricchioli a parte, si fa fatica a sentire il rumore del motore vero e proprio. Adesso stesso esperimento con le due modalità, prima intermedia poi massima. Intermedia, massima, come sentite il rumore del motore non cambia, anche se uno aumenta l'assistenza, cambia il numero di giri ma non diventa fastidioso. Adesso metto modalità full power e qua volo sul sentiero, veramente la velocità aumenta. Bisogna stare un attimino attenti dove si va. Adesso qua vediamo lo strappettino, guardate, fuori sella, pur in full power non mi fa aumentare la cadenza a dismisura. Ovviamente così è più divertente, però non si va molto lontani. Secondo me in full power non so se si arriva a 700 metri di dislivello. Qualche altro dettaglio: i dischi sono i nuovi dischi SRAM HS2, cioè quelli un po' più spessi e più robusti, sono entrambi da 200 mm di diametro, quindi questi freni code frenano veramente bene. Poi guardate qui, ve l'ho già detto, sospensioni nuove di RockShox con i Buttercups, andate a vedervi il mio video per capire come questa forcella tolga tutto il male alle mani che vi poteva venire prima grazie alla nuova cartuccia e a questi appunto Buttercups. Grande Trek che fa il passaggio cavi nel telaio e non nella maledettissima serie sterzo come altri brand, cosa che complica la vita quando si fa manutenzione, così invece si fa passare il cavo, esce dall'altra parte e finita la storia. Il Minolink, non ve l'ho fatto vedere prima, è qua, si trova in questa parte interna del carro, quindi del linkage, quindi bisogna svitarlo per metterlo nella posizione high e girarlo. Per cambiare la schermata del display bisogna schiacciare questo bottone, sentite che fa un leggero beep, quindi non è possibile farlo con il comando remoto a manubrio. Fra l'altro la modalità walk spinge veramente bene, l'ho provata in diverse maniere e devo dire che funziona bene. Qua inizia la discesa verso Livigno, sembra bella, ma vi dico subito che circa metà di questa discesa fa veramente schifo perché ci hanno messo delle traversine tolte dalla ferrovia, cioè proprio specie di scalini, guardate che roba improponibile, sono veramente dei cessi, è veramente un biglietto da visita di entrata a Livigno pessimo, quindi se qualcuno di Livigno mi ascolta dovreste mettere a posto questo sentiero. Eccoci nella parte che si riesce a fare in sella, qua sotto di me vedete la valle di Livigno. Questa bici è sì da trail, però insomma secondo me è anche un po' più di trail, cioè bella veramente, a parte essere giocosa ma anche permissiva, diciamo, con queste sospensioni, quindi una vera capra di montagna. Secondo me se fate giri alpini questa bici mi piacerà un sacco. Sono sulla ciclabile di Livigno, motore spento, 27 km all'ora, zero resistenza nel motore in pedalata. Se non fosse che la bici pesasse 19 kg, uno veramente non si accorge che è una bici elettrica. È finita la batteria della GoPro, ma è quasi finita anche quella della Trek. Vedete cosa succede sotto il 10%? Comincia a lampeggiare e praticamente anche se ho le tre tacche, nel senso che ho tutta l'assistenza, mi darà solo l'assistenza eco.
quindi quella più debole per riuscire ad arrivare a casa. E insomma ragazzi, come avrete capito, questa Trek Fuel XE mi piace un sacco, è veramente un anello quasi mancante fra le bici tradizionali e le bici elettriche, cioè diciamo che le bici elettriche leggere con questa bici hanno fatto un passo in avanti, diventando più naturali e soprattutto avendo un motore che non fa rumore, perché parliamoci chiaro, va bene le bici elettriche che aiutano eccetera eccetera, ma però quel rumore continuo, oppure il rumore di Pastamatic dei motori con le cinghie, sono veramente un pugno, diciamo, nell'orecchio quando ci si trova in un ambiente così in montagna, proprio dà fastidio. Questo motore TQ è sicuramente il più silenzioso in assoluto che abbia mai provato, il più naturale e soprattutto dà a questa bici veramente una naturalezza che fa quasi sembrare di essere in sella ad una bici tradizionale, se si usano ovviamente le modalità di assistenza bassa, cioè la Eco che ho usato io oggi, perché considerate che oggi comunque mettevo sempre dentro di mio più o meno 200 watt, la bici ne metteva 100, quindi ho fatto un bello sport, cosa che mi porta a dirvi che questa bici è pensata per chi è abbastanza allenato. Se non siete allenati o siete fuori forma, non pensateci neanche, guardate le foto, guardate il video, fatevela piacere come sistema, ma non compratela. Comunque io vi ringrazio di avermi seguito, qua sotto nella descrizione trovate il link a tutti i modelli, le Geo, i prezzi. Il prezzo di questa qua è quello top di gamma, quindi non fatevi spaventare, costa veramente un botto come ormai tutte le bici top di gamma, però ce ne sono anche con allestimenti meno cari, andate a vedere, soprattutto fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate di questo nuovo motore TQ e se avete domande non esitate a porle. Ciao a tutti ragazzi e alla prossima!